Salute a tutti. Susanna Cambi aveva 24 anni. Abitava a Firenze assieme a una sorella e alla madre in casa di una zia. Erano in attesa che si liberasse un loro appartamento. Lavorava come telefonista in un emittente di Prato. Stefano Baldi aveva 26 anni. Abitava a Calenzano, un paese a nord di Firenze, insieme alla madre e lavorava in un lanificio di Prato. Si era ritirato dagli studi di medicina perché era morto il padre e doveva appunto mantenersi e mantenere la madre. I due erano fidanzati da 7 anni e avevano programmato di sposarsi per la primavera successiva. Quella sera del 22 ottobre 1981, un giovedì, erano a cena a casa Baldi. Verso le 10:30 uscirono. L'intento era quello di accompagnare Susanna a casa a Firenze e uscirono con la Golf di Stefano. La macchina venne vista parcheggiata sotto la palazzina ancora vicino alle 11 da un testimone. Evidentemente si erano fermati all'appartamento del pian terreno, che era un appartamento in ristrutturazione e aspettava proprio loro, il loro matrimonio. La mattina dopo l'auto venne trovata su una stradina sterrata, una traversa di Via dei Prati, a circa un paio di chilometri o 3 da Casa Baldi. Ecco, possiamo vedere qui la zona, era una zona di campi, una zona favorevole anche alle coppiette che vi si appartavano. L'auto venne trovata vuota e i corpi dei ragazzi uccisi fuori, uccisi dallo stesso assassino che aveva ucciso 4 mesi e mezzo prima a Scandicci. Possiamo vedere in questa immagine la coda dell'auto che si era addentrata per una 60 di metri lungo questa stradina. Possiamo vedere in quest'altra immagine come dalla parte del guidatore ci fosse campo libero. C'era un campo con qualche albero, qualche olivo sembra. Sulla destra invece, vicino, proprio a ridosso della portiera del passeggero, c'era della vegetazione piuttosto rigogliosa e alta. Qui possiamo vedere la stessa auto dalla parte del muso. Come si vede sulla sinistra c'è questa vegetazione piuttosto rigogliosa. L'auto aveva le portiere chiuse, la portiera del lato passeggero con la sicura, quella del lato guidatore senza sicura. La portiera del lato guidatore aveva il vetro intatto. Come si vede invece in questa foto, la portiera del lato passeggero aveva il vetro infranto. In quest'altra immagine si può apprezzare l'interno dell'auto con tutti i vetri che sono sulla seduta del sedile del passeggero. Come si vede, il vetro che prima si vedeva nell'altra foto non c'è più. Tutti questi frammenti di vetro finirono lì perché evidentemente le forze dell'ordine avevano aperto lo sportello e lo avevano richiuso in malo modo, facendo cadere tutti i frammenti all'interno. Questo ci dice che anche in questo caso l'intervento delle forze dell'ordine fu assai maldestro. Comunque nell'auto i corpi dei ragazzi non c'erano, i sedili abbiamo visto che quello del passeggero era reclinato, quello del guidatore aveva la spalliera su. Dove erano i corpi dei ragazzi? Allora, i corpi dei ragazzi erano oltre il muso dell'auto, quello di Stefano sulla sinistra, circa 3 metri. Come si vede in questa foto, era coricato sul fianco destro in un avvallamento del terreno che lo rendeva abbastanza poco visibile da chi fosse transitato su via Prati antistante. Aveva i pantaloni infilati soltanto alla gamba sinistra, aveva una camicia, la gamba destra era libera, la gamba sinistra aveva ancora uno stivale che invece non c'era sulla gamba destra e che venne trovato in auto. Qui si vede ancora meglio il ragazzo nella posizione in cui venne trovato. La ragazza invece, anch'ella era oltre il muso dell'auto a circa 5 metri, ma dall'altro lato, dal lato dove c'era la vegetazione. Il corpo era messo in un fossetto, in posizione quasi seduta. Indossava una gonna
aveva ancora attaccato a un braccio camicetta e maglione e aveva la maglietta intima e il reggiseno tirati su fino al collo che le lasciavano libero il seno. La gonna era stata tagliata e sotto il taglio c'era purtroppo la solita orribile ferita che era stata riscontrata su Carmela Denuccio. Allora, per ricostruire la dinamica di questo delitto ci sono diverse difficoltà e in effetti queste difficoltà si sono diciamo, hanno creato problemi a tutti quelli che si sono accostati a questo delitto. Cerchiamo di capire perché ci sono queste difficoltà e il modo di risolverle. Allora, queste difficoltà sono innanzitutto per l'intrinseca situazione in cui venne trovata la scena del crimine. C'è nelle altre occasioni e anche nelle future occasioni il corpo del ragazzo non venne mai tolto dall'auto. Questo è l'unico caso. Non venne mai trovato fuori dall'auto e questo è l'unico caso. La cosa ha generato anche teorie in cui il ragazzo sarebbe scappato oppure che l'assassino avesse montato una scena di staging e così via, no? Cercheremo di capire come si è verificata come si è determinata questa situazione. Ma ci furono anche delle manchevolezze da parte delle forze dell'ordine. Allora intervennero contemporaneamente nei rilievi sia i carabinieri che la polizia scientifica che cercarono di collaborare. Ma questa collaborazione non funzionò molto bene. Adesso i vari rapporti io non ce li ho, non li ho letti, ho solo un trafiletto che poi vi leggerò del rapporto dei carabinieri. Però c'è un particolare importante sul quale i due rapporti divergono e il particolare riguarda i bossoli. Ne vennero trovati, secondo la polizia, 6 sul lato destro, sul lato passeggero, vicino alla ruota anteriore. Ne venne trovato un altro all'interno, sul tappetino anteriore destro. Questo secondo la polizia. Questo si sa perché al processo Pacciani lo raccontò un agente che aveva partecipato ai rilievi, Claudio Valente. C'è da dire che innanzitutto i colpi furono 8, vedremo che furono 8 e un bossolo andò perduto. Comunque, secondo la polizia, i 7 che erano stati trovati 6 sul lato destro e 1 all'interno dell'auto. Solo che prima di Valente aveva testimoniato il maresciallo Salvini, Dino Salvini, che aveva guidato i carabinieri nei rilievi. E Dino Salvini aveva detto un'altra cosa. Sentiamo che cosa aveva detto. Erano 5 bossoli dalla parte destra dell'autovettura. Domanda al PM. Lei ricorda che furono repertati 5 bossoli? Ma io ricordo bene perché quando veniva trovato qualche cosa veniva indicato alla scientifica. Io mi ricordo che vidi 5 bossoli a sinistra, qui dice a sinistra ma intende a destra, uno sopra l'autovettura e uno sul lato destro, intende a sinistra, dentro l'autovettura, non sopra, quello che lui dice sopra era dentro l'autovettura chiaramente. Sul lato sinistro c'erano un bossolo, l'orologio e l'orecchino. Ecco, accanto a questo bossolo i carabinieri trovarono l'orologio di Susanna e un suo orecchino. Allora, Salvini disse questo e andando contro quelle che erano le notizie che erano circolate fino a quel momento. Nella perizia De Fazio si diceva che i bossoli erano 7, di cui 6 sul lato destro dell'autovettura e uno dentro. Ecco, Salvini disse quest'altra cosa e Salvini aveva ragione.
aveva ragione perché se quel bossolo non viene collocato sul lato sinistro, no, la dinamica non è ricostruibile, semplicemente per questo. Però a me è capitato tra le mani il trafiletto del rapporto dei carabinieri dove si parla appunto dei bossoli, dove si legge questo. Per terra, in prossimità dello sportello destro dell'autovettura, in ordine sparso, rinvenivamo 5 bossoli di pistola, presumibilmente calibro 22 LR. Un bossolo è invece all'interno del veicolo, posto ai piedi per chi siede a fianco di chi guida. Altro bossolo è presente per terra, vicino allo sportello sinistro dell'autovettura. Vicino a quest'ultimo vi è un orologio con bracciale, con quadrante bianco, eccetera, eccetera. Nei pressi di detti oggetti sono presenti alcune macchie di sangue. Ecco, questa stessa disposizione dei bossoli venne accettata dalle sentenze dei compagni di merende, sia quella di primo grado che quella di secondo. In quella di primo grado si legge questo. Erano stati rinvenuti sul posto numero 7 bossoli, calibro 22 LR ed esattamente 5 in vicinanza della portiera laterale destra, uno all'interno dell'auto, sul tappetino del posto anteriore destro e un altro sul lato sinistro della vettura, a circa centimetri 70 dalla ruota anteriore sinistra. Allora mi sono dilungato su questo bossolo dalla parte sinistra, ripeto, perché senza questa posizione di questo bossolo io non sono riuscito a ricostruire una dinamica ragionevole. Secondo me avevano ragione i carabinieri e il bossolo, un bossolo era lì. Come ho detto, uno era stato perduto. Vediamo le ferite sui ragazzi. Allora, Stefano era stato colpito, un proiettile lo aveva colpito al naso e non era penetrato, non era andato, non aveva superato le ossa e fu trovato vicino alla mandibola. Un secondo proiettile lo aveva colpito di striscio al torace, in zona della mammella sinistra, entrando e uscendo poco dentro la cute. Un altro proiettile lo aveva colpito al torace, nella zona destra del torace, raggiungendo il cuore. Infine, un quarto proiettile lo aveva colpito al dorso. E qui c'è anche un altro dettaglio non chiaro. Si è supposto nelle discussioni nel blog Calibro 22 di Master, storico blog che adesso è fermo da anni, però è un blog importantissimo perché ha costituito un riferimento per la descrizione dei delitti. Questo proiettile viene fatto entrare dal davanti. In un recente libro di qualche anno fa, insomma uno degli ultimi, di Valerio Scrivo, Il mostro di Firenze esiste ancora, c'è la stessa collocazione, un proiettile che è entrato dal davanti. Ma io con il proiettile entrato dal davanti non sono riuscito a ricostruire una dinamica ragionevole. Ma era davvero entrato dal davanti questo proiettile? Allora, cominciamo a dire che la deposizione del medico che aveva effettuato l'autopsia, uno dei medici che avevano collaborato all'autopsia, la dottoressa Cucurnia, al processo Pacciani non aveva chiarito le cose. Aveva detto: quarto colpo alla base del torace destro. Questo fu trovato ritenuto a livello dell'emitorace sinistro, un proiettile con un decorso leggermente obliquo verso l'alto, che interessò la faccia superiore del fegato. Però non si capisce da dove era entrato, se dal davanti o dal di dietro. Però nella perizia De Fazio, non chiarissima, si deduce che il proiettile era entrato dal dorso. Perché? Perché si legge questo. Un colpo in regione dorsale, con tramite interessante il lobo destro del fegato, il diaframma e il polmone sinistro, e ritenzione del proiettile sulla linea ascellare anteriore sinistra a livello sottocutaneo. Cioè sostanzialmente il proiettile era entrato dal dorso, aveva attraversato il torace e si era fermato in questa zona. Il ragazzo era stato anche colpito da 4 coltellate, 3 al dorso e una al collo. Queste coltellate erano state inferte post mortem.
Vediamo le ferite su Susanna Cambi. Ci sono delle differenze tra le varie fonti. Ecco, io vi risparmio i confronti, diciamo, di queste differenze e ritengo verosimile che Susanna Cambi sia stata colpita da 5 proiettili, di cui uno al pollice della mano destra, uno al braccio sinistro, dalla parte esterna. Il proiettile al pollice non fu passante, naturalmente non fu ritenuto, quello al braccio sì. I 4 proiettili su Stefano, quello alla mammella sinistra fu passante, gli altri 3 furono ritenuti e furono estratti in sede autoptica. A Susanna ne furono estratti 4. Allora, quello del pollice, ho detto, era passante naturalmente, gli altri 4 che adesso vado a descrivere furono trovati in sede autoptica e furono estratti. Allora, uno, ripeto, la colpì al braccio sinistro dalla parte esterna e fu trovato dentro. Un altro la colpì al braccio destro, penetrò, attraversò il braccio e entrò nel torace. Un altro la colpì al torace, direttamente al torace. Questi 2 furono 2 colpi a contatto perché vennero riscontrate tracce di affumicatura di polvere da sparo sui vestiti. Un altro proiettile la colpì invece al dorso, sulla parte sinistra, un po' diciamo a 45 gradi tra dorso e fianco. Anche la ragazza fu colpita da una coltellata al torace post mortem e poi le venne riscontrata una ferita sotto la mammella sinistra, sulla quale poi dovremo discutere. A questo punto cerchiamo di ricostruire la dinamica del delitto, cercando di dare una spiegazione al solito problema del fatto che c'era una portiera che risultò priva di sicura. Cioè la portiera del guidatore era chiusa, ma era priva di sicura. La portiera del passeggero aveva la sicura inserita. L'assassino attaccò dal lato destro per un semplice motivo, perché da quel lato poté avvicinarsi senza essere visto. Quella sera era una sera in cui la luna era piuttosto luminosa e sul lato sinistro, che era completamente sgombro, l'assassino evidentemente temeva di essere visto nell'avvicinarsi. Scelse perciò il lato destro, arrivò a ridosso del finestrino protetto dal fogliame e poi cominciò a sparare. È molto probabile che i ragazzi si fossero accorti di lui e Stefano si fosse rivolto verso di lui, con la faccia rivolta verso di lui, e Susanna avesse in qualche modo messo una mano, la mano destra, a protezione, quasi come a proteggersi da questa presenza. Lui, come aveva fatto esattamente allo stesso modo, come aveva fatto a Borgo e come aveva fatto a Scandicci, sparò 2 colpi in rapida successione. Allora, il primo colpo colpì il finestrino naturalmente frantumandolo e fu quello che colpì il ragazzo al naso. Il proiettile, rallentato dall'impatto con il vetro, non andò molto lontano, rimase fuori dal cranio. Subito dopo arrivò un secondo proiettile che prese il ragazzo al torace, quasi di striscio, nella zona della mammella sinistra. Uno di questi 2 colpi fu quello che prese Susanna al pollice della mano destra, che appunto era protesa a protezione. C'è da immaginarsi che in quel momento l'assassino, come sempre aveva fatto, avesse avuto una breve pausa per verificare un po' la situazione e anche per togliere forse qualche frammento di vetro che gli impediva la visuale. Ecco, come già era successo a Borgo, questa pausa dette il tempo a Stefano di fare un tentativo di fuga, di abbozzare un tentativo di fuga. Cioè lui si rivolse verso la sua portiera e l'aprì, riuscì ad aprirla.
ma non fece in tempo a uscire perché l'assassino gli sparò un terzo colpo e lo prese al dorso per una ferita che non fu immediatamente mortale, ma fu molto grave. E il ragazzo si accasciò. Ecco, bisogna pensare che non si può naturalmente indovinare la sua posizione finale, ma da quello che successe poi si può immaginare che si fosse accasciato in un modo che la portiera si aprì e lui rimase mezzo fuori e mezzo dentro, con il torace mezzo fuori, rivolto verso l'alto. Per il momento l'assassino non si preoccupò di lui, ma si preoccupò di Susanna e le sparò un colpo mentre lei cercava di slanciarsi verso la portiera che il suo ragazzo era riuscito ad aprire. Questo colpo la prese al braccio sinistro sul quale lei faceva perno. Ecco, bisogna immaginarsi questa foto con l'attrice che avrebbe dovuto essere più protesa verso la portiera, offrendo di più il fianco sinistro all'assassino, perché il proiettile sul braccio era penetrato nella parte esterna. Per cui sostanzialmente la ragazza doveva essere così. Ecco, il colpo al braccio interruppe il tentativo di Susanna di fuga e la fece accasciare, tornare indietro. Mentre stava tornando indietro, in rapidissima sequenza, l'assassino sparò ancora e la colse tra il dorso e il fianco destro, per una ferita che non era ancora mortale, ma era molto grave. E Susanna a quel punto si accasciò sul suo sedile, scioccata e priva di forze. L'assassino le sparò un'altra volta, colpendola al braccio destro, con la pistola quasi a contatto, però ancora fuori dall'auto, e il proiettile attraversò il braccio ed entrò nel torace. Fino a questo momento sono stati sparati 6 colpi, i cui 6 bossoli sono finiti tutti fuori dall'auto, vicino alla ruota anteriore destra. Come ho detto, uno di questi bossoli non venne ritrovato. Per il 7° colpo, l'assassino infilò la mano più dentro il finestrino e cercò il cuore. E infatti il colpo a contatto colpì la ragazza al fianco destro e il proiettile colpì il cuore. Quel bossolo, essendo la pistola dentro l'abitacolo, finì sul tappetino anteriore destro. Susanna a quel punto era morta e l'assassino si preoccupò del fidanzato, che non si sa, probabilmente non riusciva nemmeno con il proiettile che gli aveva preso un polmone, mi sembra, non riusciva nemmeno a urlare. Comunque non era morto. In quella posizione che abbiamo detto prima, il ragazzo sanguinò e venne trovata una foglia sotto, mi sembra, con delle tracce di sangue, che era il suo sangue. Comunque l'assassino a quel punto girò dall'altra parte dell'auto per dargli il colpo di grazia e si posizionò di fronte alla portiera, trovandosi davanti il torace del ragazzo un po' sul lato destro, e lui in quella posizione gli sparò al torace e lo uccise. La pistola aveva sparato 8 colpi e i ragazzi erano tutti e 2 morti. C'era da portare a termine la seconda fase di questa aggressione sciagurata di questo assassino. Si può immaginare che si fosse guardato intorno per capire se i suoi colpi e magari anche le urla dei ragazzi erano state udite da qualcuno in zona. Quella, ripeto, era una zona di guardoni che evidentemente l'assassino, se era lì, conosceva, sapeva che ci potevano essere dei guardoni in giro. Poi vedremo che è possibile che ci fosse stato un guardone che aveva visto, che poi era scappato,
ma in ogni caso poi c'era anche il pericolo di altre coppiette, insomma, per cui si sarà guardato intorno, no? E avrà cercato di immaginare il modo migliore per portare a termine l'operazione successiva. Ecco, allora, lui doveva tirare fuori il corpo di Susanna. Dalla portiera del passeggero era difficile tirarlo fuori perché c'era la vegetazione che era proprio lì a ridosso. Per cui preferì utilizzare l'altra portiera, quella del guidatore, tanto più che c'era il corpo di Stefano che era mezzo fuori e in qualche modo, se voleva portare a termine la sua operazione con tranquillità, doveva toglierlo da lì perché era ben visibile, no? Ricordiamoci che la macchina era una 60 di metri dall'ingresso della strada, che era Via dei Prati, che era una strada in cui potevano passare altre macchine, magari altre coppiette, per cui in qualche modo doveva spostarlo. Allora lo spostò in questo modo. Allora, prima, ecco, teniamo presente che queste foto non sono state semplici da fare e ci siamo un po' arrangiati, no? In ogni caso la situazione dovette essere più o meno questa, cioè l'assassino si mise tra il povero ragazzo e la portiera e gli sferrò 4 coltellate, 3 al dorso e una al collo. Ecco, di queste coltellate personalmente non ho gli estremi per poter dire con quale mano furono sferrate. Poi, una volta fatto questo, lo tirò fuori e lo trascinò nell'avvallamento che dicevamo prima, cioè lui si guardò intorno e vide che c'era questo avvallamento del terreno ideale per rendere il corpo non visibile da chi fosse transitato su Via dei Prati. E lui lo trascinò lì. Ecco, secondo me fece il percorso da A a B, dove in qualche modo si notano anche delle tracce di trascinamento. Quando poi arrivò in B, il corpo che venne tirato per le ascelle venne, diciamo così, rivoltato e buttato dentro questo avvallamento, facendolo coricare sul fianco destro. Abbiamo detto che venne trovato sotto i glutei del ragazzo il suo maglione, tutto attorcigliato. Si è detto nelle discussioni in rete che questo maglione poteva essere stato uno staging, insomma un qualcosa che l'assassino aveva fatto di proposito, chissà per quale motivo. Non sembra francamente che sia una situazione plausibile questa. La mia spiegazione per quel maglione è questa, che quando il ragazzo fu ucciso aveva ancora il maglione attaccato a un braccio, come del resto la fidanzata che aveva la camicetta e il maglione sempre attaccati a un braccio. Nel trascinamento con l'assassino che lo teneva sotto le ascelle e il maglione si sarà intrufolato tra il corpo e il terreno e finché la manica attaccata al braccio aveva tenuto era rimasto lì. Poi è possibile che nell'ultima fase, quella di quando venne proprio buttato dentro l'avvallamento, fosse il momento in cui il maglione si era staccato dal braccio e era rimasto lì sotto il gluteo come era durante il trascinamento. Questa è la mia ipotesi, che mi sembra abbastanza plausibile. A questo punto l'assassino aveva tirato fuori il corpo di Stefano e si preoccupò di tirar fuori quello della ragazza. Tirò fuori anche quello della ragazza e non vennero rilevate tracce di trascinamento evidenti, la qual cosa fa pensare che l'assassino, come era successo per Carmela De Nuccio, se lo fosse caricato in spalla. Durante questa operazione la ragazza perse l'orologio e un orecchino. L'assassino si addentrò con questo corpo in spalla dentro la vegetazione, trovò questo fossetto che gli parve l'ideale per la sua operazione, lo adagiò su questo fossetto e tagliò
tagliò la gonna nella zona del pube e tagliò il pube. Questo taglio fu un taglio più esteso del precedente, che interessò non soltanto il pube vero e proprio, cioè il velo pubblico, ma si spinse molto più sotto, fino a comprendere anche gli organi sessuali esterni, fino addirittura ad arrivare al perineo, e portandosi dietro anche una parte della pelle delle cosce. Adesso è brutto raccontare queste cose, però bisogna dare l'idea. Poi vedremo i motivi i motivi plausibili, diciamo, di questo cambiamento, li vedremo più avanti. A questo punto diciamo che poi l'assassino prese il suo trofeo e se ne andò. Ecco, un'ultima cosa che voglio dire è della ferita sotto la mammella sinistra della ragazza, che De Fazio attribuì a un tentativo di accoltellamento per provocare la morte della ragazza. Ma onestamente non so dove si possa collocare questo tentativo di accoltellamento, anche perché la ferita non era profonda. Sembrava più un saggio. Ecco, la mia ipotesi è che l'assassino avesse avuto l'idea di tagliare quel seno, cosa che poi sappiamo bene che avrebbe fatto in seguito. Me lo dice una cosa semplice, il fatto che il reggiseno e la maglietta intima fossero stati tirati su fino al collo e non erano lì per gli effetti di un trascinamento, perché non c'erano sul torace delle tracce di trascinamento, era l'assassino semplicemente che aveva preso i due e li aveva tirati su, e poi in qualche modo si era così messo a fare quella cosa, quell'operazione che avrebbe fatto poi, solo che non la portò a compimento. Io a questo punto mi fermerei. Nel prossimo video cercheremo di capire qualche altra cosa del comportamento dell'assassino, cercheremo di capire qualche altro elemento della sua figura e affronteremo anche il problema di questa ferita sotto la mammella, che secondo me va vista assieme all'estensione della parte tagliata agli organi sessuali esterni. Per il momento vi saluto.